siamo ripresi, adesso siamo vigili e svegli, siamo dalle parti di Assisi e stiamo andando in un posticino molto particolare. Boss, vuoi dire qualcosa ai nostri compagni? Volevo dire che siamo in Umbria in questo momento, come avrete già capito, ma soprattutto potevamo venire qua e non farvi vedere una bella trattoria di quelle nostre tipiche, basiche, dove si mangia bene e si spende poco? Ovviamente non poteva andare tutto bene, no? Il posto è pieno, è un posto da lavoratori, quindi io non avevo pensato a prenotare perché siamo di venerdì a mezzogiorno, e invece con la mia solita fortuna, e quindi là c'è il mostrino, dov'è? Là, che ci sta per dire una cosa. Allora, sicuramente il postaccio, quello lì, era andato dentro a dare un'occhiata, aveva già fuori una griglia fatta tutta di metallo da professionista, ma qui si prospetta un posticino sicuramente incantevole. Probabilmente non è una cucina così caratteristica come quello che abbiamo visto prima, ma sicuramente incantevole. Zona di Montefalco e quelle limitrofe sono specializzate in olio e vino. Il fatto che non posso mangiare tutto quello che mi pare perché il boss che ha ordinato per me, adesso vedremo cosa mi arriverà. Io ho fame. Qui c'è la possibilità però di mangiare due piatti super tipici di questi posti, che sono la porcaccia, che non è porchetta, dopo vi spieghiamo che cos'è, e la torta al testo, dalla ricetta depositata in camera di commercio. Hanno iniziato a copiare noi bolognesi che depositiamo tutte le ricette in camera di commercio. Partiamo dal meno stagionato, cioè la casciotta, poi andiamo al tornado che è un pecorino semplice, e la riserva, la passata delle pere e la confettura di uva di Salentino che fa la nostra buona. Molto bene. Buoni del caseificio qua di dietro. Quindi la cosa bella che a me piace sempre un casino è vedere queste marmellatine che finiscono qui sopra. È buono, è un formaggio, sono tutti formaggi che non sono super stagionati, sono tutti molto delicati. Pensavamo arrivasse tutta un'altra cosa. Questa è la torta al testo della ricetta registrata in camera di commercio. Fa un profumo di grano che non ve lo riesco a spiegare. Di grano, la farina quando è buona è impastata, sa di grano, non so come spiegarvela, perché, come dire, cioè non so se capite l'entità della questione, non so come devo fare. C'è un sacco di roba. Mi sembra di vedere anche del fumo, quindi vuol dire che è anche caldo. L'insieme è tutto fantastico, mi voglio assaggiare un pezzettino di torta al testo. L'impasto è morbidissimo, non riesco a capire se è fatto con farina zero o qualcosa di più, perché è molto saporita. Ma cos'è questo, scusa, boss? Questa è melanzana, zucca, radicchio, noci, e poi c'è uno dei formaggi che ha mangiato il Monster, quello un pochino più stagionato. Una roba buonissima. Lo gnocco di gnocchi, sono tanti quando fanno gli gnocchi, allora sono in tanti. Allora il boss mi ha ordinato gli gnocchi al sagrantino, sono fumanti. Pasta si sfalda proprio nel momento che tu la metti in bocca, la patata molla così. Si sente anche questa nota acidula del vino e dolce, particolare, molto buono. Quindi ci ho preso, non te lo dirò mai, sopra ci sono tante piccole chicche di carne, non so di che cosa, però è un po' di carne per dare un po' più di sapore. in un bagnetto di olio extravergine di oliva della zona. Qui abbiamo dei pici, no scusate, non è vero, sono trozzapretti, non mi ricordo più cosa sono, ragazzi, c'ho un blackout. Quella pasta qui tipica fatta a mano, condita con tartufo nero e un bigoncio praticamente di olio extravergine di oliva. Ma tu preferisci il tartufo nero o il tartufo bianco? Io non sono razzista, a me piacciono tutti e due. C'è però da dire una cosa, che il tartufo bianco è molto più pregiato perché è molto più profumato, molto più saporito. Spesso il tartufo nero, soprattutto se è quello estivo, fa un sacco di profumo ma poi di sapore
Mi piace un sacco. Non sono tagliatelle, ma dico che mi piacciono un sacco e ci hanno preso. È un po' come piace a noi a Bologna, della struttura, non è di quella che si spappola in bocca. L'olio è eccezionale e il tartufo si sente, ma secondo me dentro c'è qualcosa anche di porcini, a mio avviso. Un piatto buonissimo. Questa ve la dice il boss, ma io vi devo dire due cavolate. Questa qui sembra tipo una petroniana. Una petroniana? Per evitare di disiscrivere tutti i bolognesi che sono adesso in ascolto. Questa qui si chiama porchaccia, è di maiale, coppa di maiale, viene fatta marinare in erbe e spezie, poi viene panata e fritta come se fosse una cotoletta. Quindi non è una petroniana, non c'entra niente. La cotoletta la petroniana, no. Vista che c'era da posso. Mamma mia, ma è stratenera. Aspetta, se fuma. Che profumo. Guarda tutta la nervatura della carne. Va bene? Cioè, buongiorno. Buonissima. Questa, ragazzi, vale il viaggio. Ma c'è la carne dentro che è scioglievole, tanto è buona, è saporita perché essendo coppa di maiale ovviamente ha un bel sapore. E tutta questa panatura fuori con le erbettine, con le cose, dà un gusto veramente squisiterrima, ragazzi, eccezionale. Questi ce li hanno fatti le ragazze del locale. I dolci, hai detto alle mandorle, questi sono i dolci al Sagrantino. Si chiamano torcette, sono tipici di questa zona sempre. Focaccia, abbiamo scoperto, è una ricetta oltre che di questi posti, ma questa è la ricetta tipica della famiglia della cuoca che è anche la proprietaria di questo locale, perché avevano anche un'altra macelleria e insomma, ragazzi, venite a mangiarla perché già quella vale il giro fino qua a Montefalco. Abbiamo speso ovviamente un po' tantino perché abbiamo preso un sacco di roba, ma una persona normale che non deve fare il video su YouTube, secondo me, se mangia la metà è già a posto, quindi spendete di meno. Andiamo a fare il check-in in camera, ma ve lo facciamo vedere a fine video e vi dobbiamo portare in una chicchina dell'Umbria e vedrete. Ragazzi, siamo già arrivati al bed and breakfast, abbiamo già fatto check-in. Il Monster adesso mi deve fare una manovra con la macchina perché c'è una salita così, ma e adesso ci catapultiamo verso Rasiglia perché se no la vediamo col buio, invece ve la vogliamo far vedere che c'è ancora un pelino di luce. Arriviamo subito. Siamo arrivati a Rasiglia. Rasiglia ve la fanno sempre vedere di giorno e noi invece ve la faremo vedere la sera. Sarà un motivo, ci sarà un Se la fa vedere di giorno. La fa vedere di giorno. Però secondo me può avere il suo perché adesso che hanno tutto illuminato. Vediamo se ho ragione o no. Beh, io fredda. È il torrente Capovena, un affluente del fiume Menotre che dà vita a Rasiglia, questo borgo dell'acqua. Qui già nel XIII secolo ci sono stati i primi insediamenti, è stato prima un punto fondamentale per lo svincolo commerciale e come difesa della zona. Infatti poi sopra vi facciamo vedere, ci sono ancora i rimasugli della cinta muraria e della torre di guardia. Poi con la seconda guerra mondiale purtroppo ha iniziato a decadere il borgo e il colpo di grazia è stato dato col terremoto del 1997 che ha segnato lo spopolamento di questo luogo, che oggi però è tra i borghi più belli d'Italia ed è una piccola chicca italiana. Oh, acqua. Questo è un presepe vivente, guardate che roba!
sta gorgolando un goccino di acqua, ecco, per tranquillità vostra. Questa è la peschiera, o detta anche la pescaia, è il simbolo oggi di Rasiglia, ma un tempo qui lavavano le pecore che poi andavano al lanificio, perché Rasiglia era un centro di produzione di lana e tessile. Qui dietro c'è un mulino, qui ci sono però non solo i mulini, ma c'erano anche mulini che adesso non sono più in uso e si possono visitare, e si può visitare anche un lanificio. Vi lascio in descrizione a questo video tutte le info e i link utili se volete passare anche a vedere quella che è stata la storia commerciale di Rasiglia. Siamo venuti a fare un girettino per Trevi, che volevo fare due passi prima di digerire tutto quello che abbiamo mangiato oggi, perché la cucina comunque è un po' tramugna come la nostra. Per arrivare qui sul navigatore dovete scrivere Trevi Centro Storico, se no vi porta giù, che è la parte quella nuova, e poi appena entrate seguite le indicazioni per il centro e c'è subito un mega parcheggio, quindi comodissimo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Qui ragazzi stiamo notando che sono le 6 di sera, quindi non è notte, ma essendo inverno, ma c'è profumo dei camini, è tutto molto deserto e quindi è tutta un'atmosfera molto particolare. Poi gira della gente strana che non si sa da dove viene, forse dal Bologna. Agnè Inchon, tradotto per i non bolognesi, non c'è nessuno. Il borgo è disseminato di presepi ambientati in situazioni differenti, quindi c'è l'uliveto con il casale tipico, c'è il fruttivendolo, c'è quello della Palestina che è quello classico che abbiamo probabilmente tutti quanti in casa. Hanno fatto un gran bel lavoro, è molto poetico e la sera vi dico ha questo tocco veramente magico che sì è vero i borghi si guardano di giorno perché ci sono i panorami e tutto, però io una chance di sera a dicembre che è tutto illuminato gliela darei. Questa
Natività riproduce l'abbazia di Santo Stefano a Manciano di Trevi, un'antica abbazia importantissima nel corso dei secoli. Noi volevamo riportarla un po' alla luce e magari ristrutturarla in qualche modo, non farla più decadere. Questo è il quadro, mi diceva? Di un pittore, Pier Antonio Mezzastris, del 1488, che è posto nella chiesa di San Martino di Trevi. Ragazzi, mentre parlavo dell'ultimo presepe, quello del lavatoio scoperto, ambientato in un lavatoio che è ancora esistente, abbiamo incontrato la signora Maria Pia dell'associazione Vola Trevi, che è stata gentilissima e ci ha accompagnati e ci ha spiegato la voce che avete sentito negli ultimi 2 presepi. Grazie mille se sta guardando questo video, è stato un piacere vedere il resto che ci mancava assieme a lei. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Siamo appena ritornati al bed and breakfast che sarà la nostra base per stanotte. Adesso ve lo facciamo vedere veloce. Questa bellissima stanza è quella che sarà della colazione domani mattina. Things we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Là in fondo ci si può sempre fare il caffè, il tè, quello che serve. Da qui c'è l'entrata, su di qui si va alle camere. Noi abbiamo la camera Segugio, il monster è in bagno. Il bagno è molto piccolino, molto bello ma molto piccolino. Questa è la camera. Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno seguito fino a qui e che ci dimostrano tutti i giorni il loro affetto. È una cosa che gratifica tantissimo e vi facciamo anche gli auguri di buone feste. Grazie ragazzi, buon Natale, buon anno nuovo.